Buongiorno a tutti da Bruno Pepi. Oggi vi parlo di Zambia, cristiani in preghiera contro il coronavirus. Nel paese africano, incontro virtuale oggi tra i fedeli per invocare l'aiuto di Dio contro la seconda ondata della pandemia, che in Africa risulta essere più letale della prima. Riponiamo la nostra fiducia in Dio è il titolo di uno speciale incontro di preghiera virtuale organizzato oggi pomeriggio a Lusaka dalla Conferenza Cristiana dello Zambia, insieme al Consiglio Nazionale delle Chiese e della Comunione Evangelica dello Zambia, per invocare l'aiuto del Signore contro il Covid-19. La variante sudafricana aumenta la gravità. Lo Zambia è uno dei paesi africani più colpiti dalla seconda ondata della pandemia che in tutto il mondo si sta rivelando più letale e contagiosa della prima, anche a causa della nuova variante sudafricana del virus. Ad oggi si sono registrati più di 68.000 casi, 940 decessi, tra i quali si ricorda Monsignor Moses Ambokol, vescovo della diocesi di Monze, scomparso lo scorso gennaio per complicanze legate alla malattia. La preghiera a Dio è l'unica risposta alla seconda ondata di fronte a questa situazione drammatica. L'invito delle chiese zambiane è dunque alla preghiera e nostra ferma convinzione che Dio sia l'unica risposta alla seconda ondata ancora più mortale del primo coronavirus. Si legge in una dichiarazione congiunta delle tre realtà cristiane. In vista dell'appuntamento trasmesso su Facebook, i leader cristiani del paese hanno inoltre reiterato l'invito a seguire scrupolosamente tutte le linee guida del Ministero della Salute, come l'uso costante delle mascherine, il rispetto del distanziamento sociale, l'igiene personale, il lavaggio frequente delle mani con sapone e acqua pulita e insieme al vaccino. Questo affermano con certezza che il Covid-19 può essere ridotto drasticamente dell'80% se tutti rispettiamo le regole e preghiamo fervidamente. Dalle chiese zambiane arriva anche l'esortazione a rivolgersi tempestivamente a un medico appena si manifestano sintomi sospetti. La pandemia e l'avvertimento ha raggiunto tutti i distretti del paese, diventando un problema trasversale. L'inadeguatezza dei servizi sanitari di fronte alla situazione. L'Africa è stata relativamente risparmiata dal virus nella prima fase della pandemia, ma l'aumento del tasso di mortalità salito negli ultimi mesi al 2,5% rispetto a una media mondiale del 2,2% ha segnato un'inversione di rotta che preoccupa gli esperti. In netto aumento anche il tasso dei contagi, che a dicembre è cresciuto del 14% settimanalmente. Tra i paesi più contagiati oltre allo Zambia vi sono il Sudafrica, il Malawi, lo Swaziland, il Mozambico e lo Zimbabwe. Inoltre oltre 20 paesi dell'Unione Africana hanno tassi di letalità superiori alla media mondiale. Tra loro spiccano la Repubblica Araba Democratica del Saharawi, il Sudan, l'Egitto e la Liberia. La progressione dell'epidemia sopravanza la capacità di sistemi sanitari già fragili inadeguati di prendersi carico dei pazienti mentre il continente aspetta i vaccini. Bene. Grazie a tutti per avermi seguito, tante benedizioni e spero che il video vi sia piaciuto e di essere stato abbastanza chiaro. Se avete domande e o suggerimenti, scrivetevi anche sulla mia pagina Facebook di Chiesa Cristiana Evangelica d'Italia. Iscrivetevi anche sul mio canale YouTube, mi trovate col mio nome Bruno Pepi, oppure sul nuovo canale dei Salmi, oppure sul nuovo canale della Bibbia Antico e Nuovo Testamento, dove potrete trovare tutti i video precedenti sia nella serie del Vecchio Testamento che del Nuovo Testamento, con i vari personaggi biblici. Bene, arrivederci da Bruno Pepi al prossimo video, mi raccomando vaccinatevi, mettete like e iscrivetevi al canale.